Attenzione, il seguente video potrebbe contenere spoiler, quindi se non avete visto le 8 stagioni di Game of Thrones, non guardatelo, perché poi mi dite, ma Soto, ma mi hai spoilerato tutto, e quindi l'ho detto apposta, e niente. Riassumere 8 stagioni di Game of Thrones in pochi minuti. Le prime stagioni del Trono di Spade si possono riassumere benissimo in: trono che vogliono tutti, lotte sanguinose, gente che muore, donne fighe a caso, gente che beve vino, gente che muore, donne, lotte, vino, gente che muore, gente che si accoppia, gente che muore accoppiandosi, gente che si accoppia bevendo vino morendo. Cosa? Conosciamo sin da subito diverse casate come quella degli Stark e le loro disavventure disavventurose. Oh papà, ti prego, non andare, non ti puoi fidare di loro, sei sicuro di voler essere il primo cavaliere del re? Tranquilli figlioli, non succederà niente, tornerò presto. E invece non tornò più. Tra loro c'è anche Jon Snow, che, con l'allegria di un mietitore depresso, ci regala per tutta la serie varie battute epiche come: l'inverno sta arrivando. L'inverno sta arrivando. L'inverno arrivando sta. Arrivando sta l'inverno. Se acerca l'inverno. Poi l'inverno arriva per davvero e quindi so cazzo. Ecco poi i Lannister. I Lannister. Ci sono Cersei, Jaime e il povero Tyrion, affetto da nanismo e sempre deriso, ma più intelligente di tutti quanti messi insieme. Per capire la storia dei Lannister dovete pensare a Beautiful, ok? Ok. Cersei Lannister è la regina e moglie del re Robert e i due hanno 3 figli, di cui nessuno dei 3 è figlio di Robert, perché Cersei faceva le sue sporche cose con il fratello? Ma che... Non soddisfatta, Cersei se la fa anche con suo cugino e nel resto della serie anche con il cameraman, il truccatore, il regista e leggenda narra anche con uno dei draghi. Anche il re viveva in una relazione aperta, era da sempre innamorato di Lyanna Stark, sorella di Ned Stark. Quest'ultima morì, quindi Robert si dovette accontentare di 456 donne diverse con 30 figli ciascuna sparsi per il mondo. Probabilmente anche qualcuno tra di noi è figlio di Robert. Un'altra assoluta protagonista è la bellissima e straordinaria Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, la prima del suo nome, regina degli Andeli, dei primi uomini, signora dei 7 regni, principessa del Roccio del Drago, Khaleesi del Grande Mare d'Erba, la non bruciata, madre dei draghi, regina di Meereen e distruttrice di catene. E così, dicendo il suo nome, passarono le prime 6 stagioni. Ma nel frattempo Cersei Lannister, grazie al suo essere cinica come una persona cinica, sterminando 3/4 del cast, arriva a conquistare il Trono di Spade. Ci credo, è rimasta solo lei. Ma è nell'8ª stagione che ci regala scene di altissimo livello come: lei che fissa il vuoto e beve il vino. Lei che beve il vino e fissa il vuoto. E lei che fissa il vino e beve il vuoto. O anche altre scene indimenticabili come: lei che socchiude gli occhi guardando l'orizzonte e con fare indifferente sorseggia un Chateau Grularo del 1947. Poi muore. Ma ritorniamo a Daenerys. Vedete, lei è come la classica vicina di casa. No, non quella con i baffi. L'altra, esatto, lei. Quella di cui ti innamori appena la vedi per il suo fare così nobile e delicato. Oh, per dindirindina, devo mettere fine alle lotte e alle violenze per il potere. Voglio raggiungere il trono nel modo più beato e tranquillo, perché io amo la pace e la serenità del popolo. Ora avete bene in mente la figura della ragazza dolce e timida? Ecco, dimenticatevi tutto. Adesso immaginatevela con il ciclo, quando una donna diventa aggressiva peggio di Xena con il suo cerchio rotante e l'urlo isterico che spostatevi tutti o altrimenti vi spalmo 4-5 pugni sulla faccia. Ecco, questa è la Daenerys nell'8ª stagione. E si mette a bruciare un po' tutti. Sì, ma stai calma, ciccia. Dracarys! Scusi, devo andare al Duomo, San di Carmelo? Dracarys! Nelle scienze dell'atmosfera, l'effetto serra è un particolare fenomeno di regolazione della temperatura di un pianeta. Dracarys! Ciao amica, vuoi mangialetti? Oh, belli questi, quanto vengono? 5 euro! Dracarys! Ma cos'altro succede in questa bella e scritta bene stagione finale di Game of Thrones che per nulla getta alle ortiche le precedenti 7 stagioni? Beh, c'è Jon Snow che nell'8ª stagione è utile quanto una scarpa senza suola, un apostrofo rosa tra le parole, servo a niente. Nel vero nome di Jon Snow, Aegon Targaryen, infatti, la U sta per utilità. Memorabili anche qui resteranno le sue battute come: tu sei la mia regina. La mia regina sei tu. You are my queen. Esta mujer es my reina.
Kartoffel Mike Kunigan. E proprio la sua regina poi uccide, quindi figuratevi se non lo fosse stata. Alla fine viene mandato a sperdere oltre la barriera, ricostruita con i Lego e sputi in 2 giorni, e va a funghi e tartufi con i bruti. E sì, il fatto che fosse il vero e legittimo erede al trono è stato rilevante quanto il regno di Daenerys durato ben 2 minuti e 4 secondi. It's a new Guinness World Records! Rilevante è però la crescita di Arya Stark, che dopo essersi allenata duramente stagione dopo stagione, combattendo con coraggio, astuzia e abilità, sporcandosi di volta in volta con il sangue dei propri nemici e, parere personale, uno dei personaggi meravigliosamente ben caratterizzati, e diventa d'ora l'esploratrice. Sansa Stark invece diventa la regina del nord, grazie al suo... e grazie anche al fatto di... lo diventa e punto. Poi c'è Bran. Diventare... non lo so. E voi, avete visto e amato come me il Trono di Spade? Quali funghi raccoglierà Jon oltre la barriera? Fatemelo sapere nei commenti. Spolliciate, iscrivetevi, condividete e... Dracarys!